Ciao Marco! Ciao Simone! In questa puntata, Marco, abbiamo un super ospite, un'icona del running, Marco Olmo. E poi abbiamo Lucia Metidieri, una ragazza che corre veramente forte. E poi abbiamo tutte le rubriche di questa trasmissione. Abbiamo il nutrizionista, lo psicologo sportivo, parleremo di scarpe e fibre di carbonio, attenzione! Ovviamente non mancherà il sondaggio e tante altre curiosità interessanti sul nostro mondo della corsa. Marco, siamo arrivati alla terza puntata e ci tengo a ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito nelle prime 2 puntate e continuano a seguirci ogni domenica, perché stiamo facendo veramente, secondo me, ma anche secondo Marco, credo, qualcosa di nuovo nel panorama della corsa, uno show, un talk dedicato al nostro bellissimo sport. Assolutamente sì, Simone, hai ragione, e andiamo avanti perché è veramente interessante raccontare le storie che ci vengono incontro. Anche in questa puntata abbiamo un grande ospite, dopo che abbiamo avuto Massimiliano Rosolino. Questa settimana avremo Marco Olmo. Quindi, se vi piace la nostra trasmissione, commentate, lasciateci un like, lasciateci un commento e soprattutto cliccate su condividi e inviatelo a tutti i vostri amici runner su WhatsApp, sui vostri social. Ci aiuterete a crescere e ci aiuterete a fare ancora meglio nelle prossime puntate. Marco, a proposito di cose nuove, adesso tocca a te che ci parli di come è andata la tua avventura a Barcellona con un vero reportage dall'estero. Marco, ti sei divertito? Assolutamente, è stata una 4 giorni veramente nel mondo più bello della corsa, come dico sempre, che è la scusa più bella per conoscere il mondo, e in questi 4 giorni abbiamo scoperto angoli veramente nuovi di Barcellona, una città bellissima. Andiamo a vedere quindi come è andata la tua mezza maratona a Barcellona. Arrivo! Ho arrivato! Bella! Vabbè, la mezza è sempre bella. Poi una giornata così. Ora qui viene un po' meglio che c'è meno casino. Mi sono abbronzato perché è una giornata fantastica. Ci saranno 20 gradi tra qualche minuto. Una gara bellissima, si corre bene, tutta piatta. Alcune zone ricordano un po' quartieroni di Roma, però poi quando vai sul lungomare sembra di stare a Miami. Un fine settimana a Barcellona per correre la mezza maratona ripone la nostra voglia di correre a un livello più leggero. Il capoluogo catalano è semplice, così come raggiungerlo da qualsiasi aeroporto italiano, perché la corsa, si sa, è la scusa più bella del mondo per visitare il mondo. Barcellona è pulita, ordinata, ciclabile, accogliente, colorata, funzionale in ogni aspetto logistico dei trasporti pubblici e privati. L'architetto Gaudì, con il suo estro in visione, l'ha cambiata, ma poi la storia moderna l'ha prima peggiorata e finalmente migliorata. Ma la cosa più bella di Barcellona è il suo aspetto mediterraneo, che ti sembra di correre per le vie di Napoli. La gara è uno degli eventi più importanti di Spagna e tra più ambiti a livello europeo. È bella, 21.000 persone, una delle poche gare in cui non conosco nessuno, poco male, però devo dire dai, bello, mi è piaciuta. Passare all'Expo per ritirare il pettorale è uno dei momenti cardine di ogni gara, anche qui a Barcellona. La decisione di venire a correre a Barcellona è stata presa per mettere in pausa le idee, consapevoli che ne nasceranno altre. Vedere i colori di Barcellona, i sapori, i luoghi in cui mangi di tutto per poi passare all'Expo e vedere i volti accesi dei 21.000 runner venuti a correre la gara. Si va a mangiare adesso. Il patrimonio culturale e gastronomico che caratterizza la città, insieme a un pubblico caloroso, ti costringono ad alzare sempre la testa mentre corri, se non vuoi perderti un solo dettaglio di una delle città più speciali del mondo. Marco, bellissimo, emozionante, un vero peccato non esserci, ma mi hai fatto essere un po' lì e penso anche ai nostri ascoltatori. Mi rifarò sicuramente l'anno prossimo. Sì, assolutamente, poi devo ringraziare te perché sei stato te a consigliarmela, è una gara veloce che si corre benissimo e insomma è veramente un'esperienza da ripetere. Adesso passiamo invece ad una rubrica che è assolutamente utile per tutti, che è i tesori del runner. E se non fosse la piastra di carbonio nelle scarpe che utilizzi per correre a fare la vera differenza, ho qui un paio di Nike Vaporfly 4%,
scarpe ottime, ed è vero, molti studi lo dimostrano, che aiutano a una riduzione dell'economia di corsa. Generalmente si pensa che questo sia dato dalla piastra di carbonio, e se non fosse così, uno studio pubblicato nel maggio 2022 dell'Università di Boston sulla piastra di carbonio, proprio sulle Vaporfly e sulla sua capacità di ridurre il costo di ossigeno durante la corsa, fa pensare che non sia la piastra di carbonio a fare la vera differenza. Per lo studio sono stati presi 15 runner e sono stati fatti correre con le Vaporfly e con una versione modificata di Vaporfly, intagliate medialmente per ridurre la rigidità della piastra di carbonio, per vedere sarà veramente la rigidità della piastra di carbonio a fare la differenza. I risultati hanno mostrato che tra le due scarpe, quelle originarie e quelle modificate, non c'era poi differenza dal punto di vista metabolico, quindi dal costo della corsa. Quindi che cos'è che fa veramente la differenza? I ricercatori, guardando anche altri studi e comunque seguendo quello che è successo, hanno detto che la differenza potrebbe essere data dai materiali utilizzati e dalle geometrie e le forme della scarpa, quindi il Nycro Zoom X, ma quello che è in Pebax come materiale plastico. Quello potrebbe fare la vera differenza. Significa che la piastra non serve, la piastra serve, dà una stabilità a questo tipo di materiale, aiuta dal punto di vista propulsivo, ma per quello che è il famoso 4% di risparmio energetico, di economia di corsa, sembra che sia altro ad influire. Vedremo cosa diranno i prossimi studi. Marco, è arrivato il momento del sondaggio della settimana, quindi è arrivato il vostro momento, cari ascoltatori. Scrivete nei commenti sotto il video qui su YouTube la risposta e dopo faremo una bella sintesi delle vostre risposte. Allora, qual è la domanda della settimana, Marco? Allora, cosa vogliamo sapere? Cosa ci fate dei vostri pettorali? Ne prendiamo tanti, ce li teniamo, li buttiamo, li date via. C'è chi ci ha fatto l'albero di Natale, chi ci ha impacchettato una parete di una camera. Voi cosa ci fate con i tanti pettorali che restano dopo una gara? Scrivete nei commenti cosa ci fate del vostro pettorale. Bene, quindi aspettiamo le vostre risposte al sondaggione, ma Marco, adesso è arrivato il momento del super ospite che immagino tutti stiano aspettando, Marco Olmo. Marco, non so se hai visto, ma in questi giorni il suo film, di cui poi parliamo con lui nella nostra intervista, è su Amazon Prime, quindi potete andarlo a riprendere, un bellissimo docufilm, in attesa del film di cui ci ha parlato, che uscirà poi probabilmente l'anno prossimo, sempre dedicato a lui. Esatto. Marco Olmo, che ha vinto stratutto, se leggete il suo palmarès non vi basta la durata della nostra trasmissione, Marco, per finirlo, che cosa ci dici tu? Sì, veramente è una persona che è un personaggio, una persona, un amico, è una di quelle figure di riferimento nel running, non soltanto dell'ultra trail, ma incontrarlo nelle gare è sempre un piacere perché è disponibile con tutti, è proprio una bella persona che insomma si fa amare facilmente. È arrivato quindi il momento di sentire che cosa ci ha raccontato Marco Olmo. Marco Olmo, grazie mille per essere qui con noi per parlare di corsa qui su Storie di Runner 451 Show. Benvenuto. Grazie a voi e un saluto a tutti quelli che ci ascoltano e ci vedono. Benvenuto Marco, Bene. Piacere di averti qui. Marco, noi abbiamo tante curiosità, per quanto io ti abbia sentito parlare tante volte, visto anche video, adesso ho visto che stanno uscendo su un canale le storie di corsa dove racconti un po' della tua vita, però io e Marco Raffaelli ci siamo preparati un po' di curiosità da chiederti. Marco, vai tu? Sì, a dire Marco e Marco, qui facciamo confusione. Marco Raffaelli, vai tu? Va bene, va benissimo. Marco, io sono un tuo ammiratore, ho letto il tuo lavoro sui deserti e non ricordo se proprio su quel libro o su un'intervista tu hai detto una cosa che per noi che viaggiamo in famiglia attraverso le gare, una volta uno ti ha chiesto ma sua moglie di seguirla in tutti questi posti non si stanca o non gli va a noia, e tu hai dato una risposta che era esemplare. Ha fatto: pensa se avessi avuto il vizio di giocare al bingo, perché sarebbe stato sicuramente meno divertente forse stare in una sala bingo che non visitare per quante volte la maratona nel Sahara, la maratona scusa se ti stoppo. Sì. Tipo la Marathon del Sahara non possono venire accompagnatori, è una gara a autosufficienza. Mia moglie mi ha seguito in qualche gara, una volta in Oman
altre volte però non Marathon des Sables, molte gare nel deserto che sono autosufficienza, non hai assistenza. Certo. Quindi queste qui non veniva, tipo Monte Bianco, Cromagnon, molte altre gare certamente che veniva. Ce la ricordiamo nel film che racconta il tuo Ultra Trail Mont Blanc. Quel film lì è bello per chi lo vede, ma per chi l'ha fatto non è bello, perché non è bello vedersi, visto che non siamo attori e l'attore interpreta qualcuno. Quando sei te stesso poi ti vedi, non è che ti piaci, quindi il film mi sta un po' stretto per quel fatto lì, perché poi rappresenta bene le sofferenze che c'è dietro le vittorie e tutto. Hanno fatto un bel lavoro e tanto di stima per i due ragazzi, però per chi l'ha fatto, quando si vede non è il massimo, insomma. Però ti posso dire che da persona che ama la corsa, e lo sai, è di forte ispirazione. Da quel documentario questi qui ci stanno lavorando con una casa di produzione, o quest'anno al prossimo si girerà un film. Marco, adesso noi ti vediamo spesso in giro ospite in trail, ultra trail, vai a raccontare un po' anche la tua vita d'atleta, e soprattutto secondo me poi è importante, sei di ispirazione per tanti runner, e credo che tu sia anche colpevole, tra virgolette, ovviamente, passami il termine, sul fatto che molti siano passati al trail seguendo un po' quello che fai tu, e alcuni anche sfidandosi su sfide molto importanti. Gli ultra trail non sono mai delle passeggiate. Tu come la vivi questo tuo, passami il termine, perché poi dopo hai sempre una grandissima umiltà, che è uno poi dei punti che la gente, per cui ti stima forse di più, però come la vivi un po' questa cosa di essere un po' personaggio nella corsa? Ma è una cosa che non mi sarei mai aspettato. In effetti in questi giorni, visto che ho già un po' di impegni per quest'anno, abbastanza impegni, mi sono detto, hanno fatto un libro e un film, Il Corridore, adesso devo farne uno, il testimonial. Ormai faccio il testimonial. Sarebbe male. Non sarebbe male. No, perché io mi faccio autoironia. Sì, ma ci mancherebbe, meno male. Insomma, Marco, tu l'ironia sei stato anche uno che ha raccontato e ha sdrammatizzato, ma non per togliere nulla alle tue imprese, anche a quello che è il tuo approccio ai cambiamenti del corpo, no? Una volta hai detto, dobbiamo essere, quando siamo in attività, siamo il pilota, la macchina e il meccanico del nostro corpo. Questo quando insomma riuscivi a vincere le gare, insomma, qualche tempo fa. Oggi come ti vedi? Sempre nella triplice figura, o ti senti un po' più pilota e meno meccanico? Ma oggi il meccanico serve ancora di più, perché ormai sono rottame. Comunque cerco di correre. Come dico spesso, i giovani corrono per migliorarsi, per riuscire a fermarsi. Io corro per peggiorare di meno, comunque si peggiora ugualmente, ma vista l'età, se riesco a correre è già una bella vittoria. Quando tutte le mattine riesco a correre è già una vittoria. Quindi senti, ma quando ti faccio fare un passo indietro, mi ricordo che tu raccontavi che la prima gara non è andata benissimo, no? E la prima gara che hai fatto un po' di anni fa. Ma non era una gara, era una camminata, andare su una sì, festa. Vero. Ma per chi la fa la prima, almeno così era stato per me tanti anni fa, è sempre un qualcosa di emozionante, importante, anche se è la gara della Salamella, senza offendere ovviamente la gara della Salamella. Sì. Quando è che hai realizzato invece che potevi andare forte e potevi vincere? C'è stato un momento che ti sei reso conto di questo passaggio? Ma una cosa che non mi sarei mai sognato, perché proprio all'inizio non andavo avanti, nel 77, quindi voi dovete ancora nascere in quegli anni lì, immagino. Ho fatto un po' di podistiche in giro qui in provincia e su 100 arrivavo nei 45, insomma sotto la metà, ma non. Quindi ero abbastanza appesantito, ho fatto il camionista, perché voi mi conoscete dai 48 anni, dalla Marathon des Sables, io ho iniziato a 26-27 a correre decisamente, a allenarmi intensamente dai 33 anni.
E di lì ho capito che sulle gare lunghe, gare in montagna un po' più lunghe, allora le gare lunghe erano 20 km sulle 2 ore e mezza. Quindi più erano dure me la cavavo meglio che sulle gare veloci. Poi sono arrivate le gare giuste e quando ero già vecchio comunque mi sono ancora difeso. Beh, insomma, ti sei più che difeso, direi. Esatto. Io ho una curiosità però su quello che è stato il tuo rapporto con il deserto e su quella sensazione che abbiamo imparato a conoscere come il mal d'Africa. Ti è passato? Passerà mai? Ce l'hai avuta? Come stai oggi rispetto a quel grande vuoto che ti l'ha vissuto? Il mal d'Africa c'è, cioè per me l'Africa è il deserto, l'Africa nera, l'Africa equatoriale non mi direbbe niente. Il deserto l'avevo già visto con mia moglie come turista fai da te, un po' il Nord Africa, Tunisia, un po' di Algeria, Marocco, così in macchina per conto nostro. Poi è arrivato sto ingaggio dall'Invicta, non dico invito dall'Invicta perché suona male, per andare alla Marathon des Sables, quindi la massima felicità, mi piaceva il deserto, mi piaceva correre, quindi... il passaggio è stato facile, insomma. E il passaggio è stato questo, e poi di lì si fa la seconda, la terza, poi ne escono altre, poi è arrivato il Cro-Magnon, poi è arrivato l'invito, cioè mi ha fatto invitare Pietro Martinengo, l'organizzatore del Cro-Magnon al Monte Bianco, mi ha detto guarda io ti faccio invitare lì, gli ho detto che sei uno che può arrivare a podio e cosa. E in effetti sono andato là, ho fatto un podio, ho fatto terzo nel 2005. Capito? Proprio come Pellegrino, senza nessuna assistenza, non avevo voluto mia moglie perché non girasse per le montagne con la macchina di notte a farmi assistenza, di così corro tranquillo, non ho ancora il pensiero che giri in posto sconosciuto, Francia, Svizzera. E forse se veniva anche lei e andava un po' a fare un'esplorazione, magari non era un terzo posto, però col senno di poi non si fa niente, va bene così. Ma guarda Marco, noi siamo veramente ammirati dalla tua pacatezza, che ovviamente non ti dà ragione, nel senso che noi sappiamo esattamente come sono stati i tuoi numeri, però il tuo stile a volte non so, è una domanda, si è mai scontrato contro chi invece annuncia imprese? Oggi purtroppo siamo tutti molto coinvolti nei social, quindi sei stato tu a volte un maestro nel mettere in guardia le persone e dire guardate che è fatica, quella è la fatica che ti può togliere anche la sicurezza di correre, quindi anche la tranquillità di tornare a casa. Cioè, poi alla fine sei un uomo con i piedi per terra, sei stato in grado di far capire alle persone che oggi correre quelle gare vuol dire rischiare anche di perdere la vita. No, perdere la vita no, perché tanto se uno ha da morire certo che muore, però la Marathon des Sables in tutti questi anni, non so se sono morte 2 persone, però magari uno quando ero io in gara, penso 15 anni fa, è morto nella notte dopo il tappone, un inglese. Forse era già morto un altro, però non so, non c'è rischio di incidenti, di cosa da morire, sono gare facili. Insomma, la gente dice sono gare estreme no, sono estreme per la fatica ma non per la pericolosità, non è scalare l'Everest. Beh no, però diciamo non la possono fare tutti, dai. Sì. Ma, no, le possono fare tutti perché queste gare lì sono molto più semplici. Io dico sempre al mondo gente che corre i 100 metri sotto 10 secondi sono pochissime, gente che riesce a finire un UTMB, finire un Tour è pieno. Quindi è molto più facile andare piano e a lungo che andare veloce e corto. Questa è una grandissima verità. Marco, ultima domanda. Tu ci hai detto che continui a correre. Corri ancora tutti i giorni? Praticamente sì, poi c'è il giorno che sono in viaggio e cosa che non corro, il giorno che c'è una bufera di neve o piove, non è che devo prendermi una bronchite per dire ho corso anche oggi. Certo. Con un po' di pioggerella si corre, ma non con un diluvio, quindi la corsa deve far bene, non distruggerti. Una sana compagna di viaggio. Ecco. Giusto. Assolutamente.
È una dimostrazione che si può continuare a correre anche per star bene. Poi immagino che troverai, come ha detto bene Marco, Raffaele in questo caso è una giusta compagna di viaggio, ti tiene compagnia tutti i giorni la corsa, come per tanti runner. Ti fa star bene perché produci endorfina, adrenalina che ti fanno poi star bene, praticamente sei un tossico. Esatto. La più bella dipendenza. Sì, ma diciamolo piano. Marco, io tossico fino a un certo punto, perché sia l'UTMB che la Marathon del Sale un po' di antidoping me li sono presi, quindi sono tranquillo. Siamo più che tranquilli, ma eravamo certi. Diciamo un tossico di roba buona. Di roba buona. C'è chi va dal pusher, chi se la produce. Esatto. Ecco, noi ce la produciamo. Marco, grazie mille per aver. Grazie a voi. Ciao. Di cuore. Ciao, grazie mille. Ciao a tutti. Simone, tu lo sai, insomma, io ho questa abitudine alimentare ormai da 7 anni per cui non mangio carne, e di conseguenza il mio nutrizionista mi consiglia ogni tanto di integrare con degli aminoacidi per cercare di stabilizzare la massa magra e quindi recuperare un muscolo che a volte con la corsa stenta a diminuire. Secondo te? Bisogna stare attenti perché il catabolismo muscolare è sempre alle porte e con l'età lo è sempre di più. Ma guarda caso Nicolas oggi ci parla proprio di aminoacidi e nel dettaglio di aminoacidi ramificati. Ma Marco, ma neanche il guanciale mangi? No. A Roma né carbonara né amatriciana. Sono i miei grandi problemi. Nicolas, dici un po' te, come deve fare Marco? Ciao Nicolas, bentornato qui su Storie di Runner 451 nella nostra rubrica, ormai gli affezionati conosceranno, Pillole di corsa e mangiato. Oggi ti faccio una domanda che credo interesserà a tanti. Gli aminoacidi ramificati, uno degli integratori più utilizzati nell'endurance, negli sport di resistenza e ovviamente nella corsa. Vorremmo capire meglio intanto che cosa sono, perché li dobbiamo integrare e assumere, perché questo poi non è sempre chiaro, e poi in ultimo quanti ne dobbiamo prendere? Perfetto, ciao a tutti intanto. Allora, gli aminoacidi ramificati sono intanto aminoacidi essenziali, ovvero il nostro corpo non è in grado di produrli da solo e quindi dobbiamo necessariamente prenderli attraverso l'alimentazione oppure l'integrazione. Gli aminoacidi ramificati sono presenti nelle proteine anche che mangiamo, e sono aminoacidi particolari perché hanno una catena appunto ramificata che fa in modo che quando vengono assorbiti dal nostro intestino non abbiano bisogno di passare dal fegato per essere metabolizzati, ma vanno direttamente al muscolo che li sta utilizzando. Per questo motivo sono aminoacidi che vanno ad avere un'azione molto veloce, e questo è il motivo per cui vengono integrati così tanto, perché riescono a espletare le loro funzioni in maniera molto molto rapida. Quali sono le loro funzioni? Innanzitutto la sintesi muscolare, cioè uno di questi 3 aminoacidi ramificati, che è la leucina, e gli altri 2 sono isoleucina e valina, però la leucina ha una capacità di sintesi muscolare molto forte, è uno degli aminoacidi che promuove la sintesi muscolare maggiormente rispetto agli altri, per cui utilizzare gli aminoacidi ramificati dopo un allenamento ci aiuta appunto a sintetizzare nuovo muscolo e quindi a recuperare. Gli aminoacidi ramificati vengono usati anche però prima dell'allenamento, questo perché hanno un effetto di riduzione della fatica muscolare, per lo stesso motivo fondamentalmente, e sembra che abbiano un effetto anche di riduzione della fatica a livello cerebrale, quindi ci fanno sentire meno la fatica. Quanto prenderne? Allora, il dosaggio ritenuto accettabile per tutti è 1 grammo di BCA, quindi aminoacidi ramificati, per ogni 10 kg di peso corporeo. Quindi se io peso 70 kg ne prenderò 7 grammi. Quindi questi 7 grammi, per capire, visto che hai detto che si possono prendere anche prima e dopo, come li posso dividere? 2, 5, 3, 4? Esatto, li posso prendere metà e metà, per esempio 3, 4, ok? Poi è chiaro che se voglio spingere di più sull'aumento muscolare li prenderò dopo, se invece voglio utilizzare anche la loro funzione pre-allenamento ne posso prendere un po' di più prima.
Perfetto, Nicolas, grazie per averci illuminato come sempre sul mondo dell'alimentazione e dell'integrazione. Se volete essere ancora più illuminati, seguite Nicolas su Instagram nell'account suo del nutrizionista del movimento. E Nicolas, ci vediamo la prossima settimana. Alla prossima, grazie. Marco, è arrivato il momento della nostra esperta in psicologia dello sport. Diamo la linea a Cecilia. Ciao Cecilia, bentornata su Storie di Runner 451 Show. Andiamo subito al cuore della domanda. Vai Marco. Sì, volevamo sapere se ci sono tecniche di rilassamento per poter superare la tensione emotiva da parte di un amatore o di un professionista. Allora, sicuramente ci sono tecniche ormai, come dire, scientificamente provate, nel senso che nel mondo scientifico che si occupa di psicologia dello sport, soprattutto in America, perché da lì è nata, ci sono ormai delle tecniche di rilassamento o di attivazione, come dicevamo, specifiche, rodate, come dire, scientificamente anche provate attraverso tutta una serie di esperimenti di laboratorio che hanno verificato come il cambiamento di alcuni indici e indicatori corrisponde ad un livello di o rilassamento o attivazione ottimale per quel singolo atleta. Quindi si va a individuare una fascia media che è quella all'interno della quale l'atleta deve stare. E questo non dobbiamo pensare che c'è bisogno appunto dello staff della nazionale americana. Sì. Lo può fare ogni singolo atleta con anche dei piccoli strumenti, quindi li può imparare, li può attuare in qualsiasi momento della giornata, oppure nella fase del pre-gara, quando noi amatori entriamo chiacchierando in griglia di partenza con gli amici, possiamo ritagliarci un paio di minuti per utilizzare le nostre tecniche. Allora, grazie Cecilia veramente per il tuo impegno e la voglia, insomma, di farci correre bene. Grazie a voi, è sempre un piacere ragazzi stare qua. È bello, Marco, vedere delle giovani promesse, che poi non sono neanche più promesse, correre non solo tra il livello professionistico, che sarebbe facile, ma il nostro livello amatoriale, nostro livello, che corrono però molto molto forte. Ed è il caso della nostra ospite di oggi. Sì, lei è Lucia Mitidieri, una ingegnere gestionale che, a proposito di gestione, è in grado di poter gestire bene le risorse che il nostro corpo sfrutta per poter correre, e corre forte. È una ragazza che quando la vedi partire sembra non fa fatica e spesso arriva prima o tra le prime. Sentiamo che cosa ci racconta Lucia. Ciao Lucia, benvenuta a Storie di Runner 451 Show. Ciao a tutti. Ciao Lucia, ciao, benvenuta. Grazie per aver accettato il nostro invito. Lucia, ingegnere gestionale, ma poi soprattutto, per quel che interessa a noi, runner. Ma come mai hai iniziato a correre? Allora, io ho iniziato piccolissima, poi forse come si sente dal mio accento sono della Basilicata, non sono di Roma. Quindi ho iniziato in un paesino di 6.000 abitanti, Lago Negro, della Basilicata, e l'unica cosa che c'è a Lago Negro è la pista d'atletica, cioè ci sono pochi sport da poter praticare, pista d'atletica o calcio o pallavolo. E in realtà io da piccola sentivo l'esigenza di voler praticare uno sport individuale. E nulla, ho iniziato con i classici giochi della gioventù e campionati italiani campestri, così buttato, ho vinto le regionali ma senza alcun tipo di allenamento, e sono andata a fare i campionati italiani campestre e lì mi sono classificata 12ª, e da lì ho iniziato, ho detto che bello, con la corsa si può viaggiare e si può vincere. Poi da subito non ho mai visto la corsa come un qualcosa di pesante, di faticoso, ma come un gioco, e ho iniziato quindi a fare ad allenarmi con esercizi, tecnica di corsa, ostacoli, provavo il salto in lungo, ho provato un po' di tutto da piccola e nulla, quindi diciamo che ho fatto il record regionale cadetti 3:16 a 13 anni. Ho fatto il record regionale sui 2000, 6:40, sempre da cadetta, e da lì ci ho detto vabbè, allora adesso inizio ad allenarmi davvero, quindi da che era un gioco poi ho iniziato seriamente. Poi però Lucia è arrivata una seconda fase della tua vita podistica, no? In cui sei entrata nella sfera degli amatori, poi insomma amatori ma
sono molto appassionati e amatori, e hai scoperto di andare forte anche in strada. Sì, esatto. Allora, io da piccola appunto andavo anche abbastanza bene, però non sono riuscita a fare quel salto di qualità di scelta di fare l'atleta professionista. Quindi in quinto superiore ho vinto una medaglia d'argento ai campioni italiani, e lì ero al limite tra divento professionista o penso all'università, perché poi a volte si tratta anche di scelte, e io non sono entrata subito in un gruppo militare, quindi dovevo scegliere se investire nel futuro universitario oppure provare a tentare di entrare in un gruppo militare. E ho preferito studiare, cioè non sentivo la certezza di poter andare forte nella corsa, e solo negli anni, quindi appunto dopo che mi sono laureata, ho iniziato a rispingere con la corsa. Quindi adesso che lavoro riesco ad associare meglio sport cioè a coordinare lo sport con il lavoro, e quindi fare l'amatore. Senti, però in realtà, correre, un ingegnere che corre è una persona che conosce bene il valore delle risorse, specie in ambito gestionale, che devi mettere poi a terra dei risultati che devono diventare lavoro, no? Sì, è vero. Ma questa tua capacità di saper vedere oltre una risorsa, no? E farla diventare un investimento fruttifero funziona anche nella corsa, cioè riesci a gestirti nella fatica e dire ok, ancora aspetta ancora prima di spingere e poi arrivare prima, sì, come spesso in realtà capita. non l'avevo mai pensata da questo punto di vista, però penso che ogni cosa ci arricchisce. Il fatto di aver studiato come ottimizzare le risorse, come ottimizzare gli investimenti e tutto il resto, penso sia un valore aggiunto nell'ascoltarmi e capire quando spingere, quando tenermi, capire magari anche in una situazione di competizione, capire quando l'altro è in fatica, io invece posso provare a fare l'allungo, cioè a provare a staccare l'avversario. Quello penso che il conservarmi e il cambiare passo, quello penso di averlo imparato anche grazie a quello che ho studiato. Senti, Lucia, volevo ti faccio una domanda, Marco. Quanto, proprio visto che parliamo di lavoro, di scelta, di studi, e poi adesso lavoro e sport, quante ore riesci a dedicare alla corsa? Quanti chilometri fai a settimana mediamente, ovviamente? Allora, adesso sto aumentando il carico, colpa del mio allenatore, però io mi alleno la mattina alle 6 o la sera alle 7, e qualche volta capita la pausa pranzo, ma raramente riesco a ritagliarmelo, e sono arrivata sulle 80-90 km a settimana, ma perché non ho difficoltà a fare i doppi, non doppio. Qualche volta, cioè adesso ci sto provando, ma mi risulta difficile proprio nella quotidianità, cioè nella gestione della quotidianità. Quindi, non ne fai pochi comunque. Infatti. Senti, una curiosità, tu quando corri sembra non far fatica, e chi ti vede dice oddio quanto è bello correre, ma i tuoi amici che non corrono, glielo riesci a far capire che correre è anche divertimento e non solo fatica? Allora, dipende dalla tipologia di amici, perché far capire che non è faticoso correre è complesso. Però quello che dico è che secondo me ognuno deve trovare poi la sua scintilla, cioè secondo me lo sport in genere è un modo per esprimersi e per arrivare, cioè magari c'è chi sa ballare, cantare ed è bello ascoltarlo, io lo faccio con la corsa, quindi mi piace arrivare con il sorriso per arrivare agli altri, per dire guarda che bello, fallo anche tu. Ed è questo, penso che sicuramente iniziare a correre è faticoso, questo non lo metto in dubbio, però quello che ti regala la corsa, l'ascoltarti, il poter riuscire a organizzare anche le idee, chi è che rientra da una corsa che non sta bene? Non ho mai sentito qualcuno che finisce una corsa ed è arrabbiato. Peggio di prima, è vero, no, assolutamente, hai ragione. Quindi, sicuramente è quello. Solo quelli che si fanno male. Può succedere. Va bene. Lucia, grazie mille. Bene, in bocca al lupo. Lucia, grazie. Forte. Veramente, a presto. Grazie, a presto. Ciao, grazie a tutti. Marco, bellissima questa intervista a Lucia. Sono sicuro che la vedremo in tante cronache di gara, perché ci racconteranno dei suoi podi, ma adesso è arrivato il momento di dare le anticipazioni per la prossima puntata. Esatto, prossima puntata che non ci facciamo mancare niente, perché di storie ne arrivano in continuazione, a partire di quella di un'amica, Carlotta Montanera, la creatrice del blog Running Charlotte, è una che va forte da sempre, piace correre ed è anche lei un esempio per tante ragazze che iniziano a correre. Avremo poi Loris Cappanna,
atleta non vedente, fortissimo anche lui, quindi Marco una puntata di atleti molto molto forti, la prossima, ma anche questa, avevamo Marco Olmo e Lucia che insomma corrono, e ci racconterà la sua storia emozionante ma soprattutto di forte ispirazione. Quindi Marco, invitiamo tutti i nostri amici a non mancare la prossima puntata, commentate la puntata, iscrivetevi al canale, lasciate un like, condividete con i vostri amici runner, noi vi aspettiamo domenica prossima alle 18 puntuali. Ciao da Simone di Runner 451. Ciao da Marco Raffaelli di Storie Correnti.